Ciao a tutte care amiche creative e ben ritrovate in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come realizzare questa carinissima borsa in raffia a forma di esagono. Ho utilizzato 5 gomitoli di raffia dell'azienda Ophelia Italy. Vi lascerò il link della raffia in descrizione e anche il codice sconto. Se volete realizzare anche il manico di raffia, vi consiglio l'acquisto di 6 gomitoli. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al tutorial. Per realizzare la nostra borsa utilizzeremo dei gomitoli di raffia dell'azienda Ophelia Italy. Questo qui è un color cedro molto bello e il colore è lo 029. Utilizzeremo un uncinetto numero 4. Inizieremo partendo da uno dei due esagoni della nostra borsa. La lavorazione è molto facile e non necessita di particolari abilità. Inizieremo realizzando un nodino scorsoio e 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5, che andremo a chiudere a cerchio, puntando l'uncinetto nella prima catenella che abbiamo lavorato e realizzando una maglia bassissima. In questo modo. Durante la lavorazione nasconderemo anche il filo d'inizio e nel secondo giro andremo a realizzare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. 3 maglie alte all'interno del cerchio, quindi non vado a puntare l'uncinetto nella catenella, ma punto all'interno del cerchio e vado a realizzare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto e vado a realizzare ancora 3 maglie alte all'interno del cerchio. 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto e altre 3 maglie alte all'interno del cerchio. 1, 2 e 3. Ancora 2 catenelle e ancora 3 maglie alte all'interno del cerchio. 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2 e ancora 3 maglie alte all'interno del cerchio. 2 e 3, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2 e vado a chiudere con una maglia bassissima puntando l'uncinetto nella terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio. 1, 2 e 3. Al termine del giro mi ritroverò con 6 gruppetti da 3 di maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nel terzo giro punto l'uncinetto all'interno della prima catenella e vado a fare una maglia bassissima in modo da spostare il lavoro.
Faccio ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto e faccio una maglia alta all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Adesso filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta in ciascuna maglia alta del giro precedente. Una, due e tre. Filo sull'uncinetto, faccio una maglia alta all'interno dell'archetto di 2 catenelle. In questo modo. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nuovamente nell'archetto di 2 catenelle e faccio una maglia alta. Filo sull'uncinetto e vado a ripetere una maglia alta in ciascuna maglia alta del giro precedente e continuo così fino ad arrivare nuovamente alla fine del giro. Al termine del giro vado a chiudere con una maglia bassissima all'interno della terza catenella di inizio, 1, 2 e 3. In questo modo. Adesso ripunto l'uncinetto nella catenella successiva e vado a fare un'altra maglia bassissima per spostare la lavorazione. Al terzo giro andrò a realizzare ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto e adesso andrò a ripetere una maglia alta in ogni singola maglia alta del giro precedente. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nuovamente nell'archetto di 2 catenelle e faccio una maglia alta. E continuo in questo modo fino ad arrivare nuovamente alla fine del giro. Al termine del giro vado a chiudere con una maglia bassissima all'interno della terza catenella che abbiamo fatto all'inizio. In questo modo. Punto l'uncinetto nella catenella successiva e sposto la lavorazione facendo una maglia bassissima. Per il quarto giro continuerò ancora con le mie 5 catenelle, 3, 4, 5, filo sull'uncinetto, entro sempre nell'archetto di 2 catenelle e faccio una maglia alta. Nelle 7 maglie alte del giro precedente vado a fare una maglia alta in ciascuna maglia alta sottostante. Come vedete la lavorazione è identica per ogni giro. Nell'archetto di 2 catenelle si fa sempre una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e le maglie alte si lavorano così come si presentano, una maglia alta in ciascuna maglia alta del giro precedente. Continuiamo a ripetere i giri fino al raggiungimento della misura desiderata ed io farò un totale di 11 giri. Eccolo qui il mio esagono terminato. Ho fatto un totale di 11 giri ed ha una larghezza di 35 cm circa, 33. Andremo a realizzare 2 esagoni esattamente identici e andremo a realizzare il fondo. Adesso andiamo a lavorare il fondo e i laterali tutti in un'unica fascia. Iniziamo con il nostro cappiolino iniziale
e avviamo un numero di catenelle che più o meno corrisponda a 5 cm. 10 catenelle. Dovremmo esserci, vediamo. Facciamo un'ulteriore catenella e puntando l'uncinetto all'interno della terza catenella dall'uncinetto andiamo a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e andiamo a fare una maglia alta. E andiamo a ripetere una maglia alta in ciascuna catenella di base. In tutto abbiamo realizzato 9 maglie alte. Adesso andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia alta perché in corrispondenza della prima abbiamo realizzato 3 catenelle e vado a fare ancora tutte maglie alte. Una maglia alta in ciascun punto e continuo così fino ad arrivare ad un'altezza più o meno di 74-75 cm. Una volta terminati i nostri due esagoni e il nostro fondo barra laterali, non ci resta che unire tutti i pezzi, però prima andiamo a realizzare la fodera. Io ho già spillato e ricalcato la sagoma dell'esagono e del fondo, piegando la stoffa a metà con la parte del rovescio verso di me. Ho posizionato l'esagono e la base in questo modo, posizionando la base a metà della stoffa e un esagono posto sopra. Ho ricalcato i bordi con una penna e adesso non mi resta che tagliare leggermente fuori dal disegno che ho tracciato. Questa è la sagoma tagliata che poi andremo a cucire a macchina. Adesso passiamo all'assemblaggio della parte fatta all'uncinetto. Ho fissato con dei marcapunti la striscia su uno dei due esagoni, in questo modo. Adesso, partendo da uno dei due lati, andiamo a cucire insieme i pezzi con delle maglie basse. Andiamo a realizzare un capiolino iniziale con la nostra rafia che è avanzata. Togliamo il marcapunti, inseriamo l'uncinetto sia nella catenella dell'esagono sia nella catenella della fascia. Prendiamo il nostro cappietto e lo facciamo passare attraverso le catenelle. Facciamo una catenella e adesso proseguiamo eseguendo una maglia bassa in ciascun punto, prendendo entrambi i lati, sia quello dell'esagono sia quello della striscia, e procediamo facendo tutte maglie basse fino ad arrivare al marcapunti del lato opposto. In questo modo. Io continuo e ci vediamo alla fine. Una volta cuciti entrambi gli esagoni, la borsa si presenta in questo modo. Adesso non ci resta che attaccare i manici. Io ho preso una catena abbastanza spessa ed ho agganciato due ponticelli all'estremità. E adesso li andremo a cucire ai lati della nostra borsa. Posizioniamo la catena in questo modo e andremo a cucire il ponticello a partire dalla terza riga di maglie alte, 1, 2 e 3. Inseriamo la rafia nel nostro ago da lana, possibilmente senza punta, e andiamo a cucire.
in questo modo, agganciandoci sia nella terza che nella seconda riga di maglie basse. Una volta attaccati anche i manici, andiamo a realizzare una letta per attaccare i bottoni. Partiamo dall'angolo e contiamo 9 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e andiamo a realizzare un capiolino iniziale, inseriamo l'uncinetto nella nona maglia alta e andiamo a agganciare il nostro cappietto. Facciamo una catenella e andiamo a fare altre 2 catenelle, una e 2. Nei seguenti 5 punti successivi andiamo a realizzare 5 maglie alte. Filo sull'uncinetto, entriamo sulla terza maglia alta e andiamo a fare un'altra maglia alta e siamo a 3, filo sull'uncinetto, entriamo nella quarta maglia alta e andiamo a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella quinta maglia alta e facciamo ancora una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, giriamo il lavoro e andiamo a realizzare altre 4 maglie alte, una maglia in ciascun punto. Due catenelle, giro il lavoro e vado a fare ancora 5 maglie alte. Terminata la nostra linguetta, io ho agganciato, ho cucito già anche bottoni automatici, sempre con la rafia, e adesso non ci resta che foderare. Una volta che abbiamo cucito la fodera, l'interno della borsa si presenta in questo modo e questa è la nostra borsettina finalmente terminata. Spero che vi piaccia e alla prossima. Ciao!